Sai qual è la differenza tra chi vive e chi sopravvive? Un singolo passo. Quello che tutti vedono, ma nessuno osa fare. Quello che cambia tutto in un istante. Tu sei qui perché senti che è arrivato il momento. E hai ragione. Oggi scoprirai perché quel passo che tutti temono potrebbe essere l'unica cosa che ti separa dalla vita che meriti. La prigione dorata della comfort zone. Epitteto era uno schiavo, letteralmente incatenato, eppure divenne uno dei filosofi più liberi della storia, perché capì una verità devastante. Le catene più forti non sono quelle di ferro, ma quelle che ci mettiamo da soli. Stai vivendo in una prigione dorata. Belle sbarre, cuscini morbidi, ma sempre una prigione. Quella relazione che ti svuota l'anima, ma che mantieni per abitudine. Quel lavoro che ti sta uccidendo lentamente, ma che non lasci per paura dell'ignoto. Quella versione di te che non ti rappresenta più, ma che indossi ogni giorno come un abito stretto. La comfort zone non è confortevole, è una bugia travestita da sicurezza. Ti sussurra: qui sei al sicuro, ma sicuro da cosa? Dal fallimento o dal successo? Perché spesso la cosa che temiamo di più non è cadere, ma volare così in alto da non riconoscere più il paesaggio. Marco Aurelio scriveva: molto spesso l'ingiustizia sta in quello che non fai, non solo in quello che fai. Ogni giorno che non agisci, stai tradendo te stesso. Ogni mattina che ti svegli e scegli il noto invece dell'ignoto, stai votando per la mediocrità. Stai firmando un contratto di morte lenta. Non sei bloccato perché non puoi muoverti. Sei bloccato perché hai paura di scoprire quanto sei potente davvero. Hai terrore di diventare quella versione di te che vedi nei tuoi sogni più selvaggi. Quella versione che i tuoi genitori non hanno mai osato essere. Quella versione che rompe gli schemi familiari di generazioni. Il passo che tutti temono non è difficile tecnicamente. È terrificante emotivamente. Perché quando lo fai non puoi più fingere di essere mediocre. Non puoi più nasconderti dietro le scuse. Devi prenderti la responsabilità della tua grandezza. E la grandezza spaventa. Perché è solitaria? Perché è responsabile? Perché non ha scuse? Sai cosa succede quando esci dalla comfort zone? All'inizio tutto va storto. Il tuo cervello urla pericolo. Il tuo corpo si ribella. Le persone intorno a te diventano strane, come se avessi tradito un patto segreto di mediocrità collettiva. Ma poi, lentamente, accade la magia. Scopri muscoli che non sapevi di avere, emozioni che credevi morte, possibilità che pensavi fossero per altri. La verità è questa: la tua comfort zone si è trasformata in una zona di morte. Morte dei sogni, morte della curiosità, morte di quella scintilla che ti rendeva unico. E ogni giorno che rimani lì, muori un po' di più, non fisicamente, spiritualmente. E quella è la morte più dolorosa. Prendi un foglio, scrivi 3 cose che fai ogni giorno solo per abitudine, non per scelta. 3 routine che ti stanno uccidendo lentamente. Ora, accanto a ognuna, scrivi una piccola azione coraggiosa che potresti fare domani per iniziare a cambiarla. Non deve essere enorme, deve solo essere diversa, deve spaventarti un pochino, ma c'è qualcosa di ancora più profondo che devi capire sulla paura. Qualcosa che cambierà per sempre il modo in cui vedi ogni decisione della tua vita. Il momento in cui tutto cambia. Seneca aveva tutto. Ricchezza che faceva impallidire i re, potere che muoveva imperi, influenza che cambiava il corso della storia. Poi perse tutto in una notte, esiliato, umiliato, ridotto a nulla. E sai cosa disse? La vita è come una commedia, non importa quanto è lunga, ma quanto è ben recitata. Questo è il momento, non domani, non quando avrai più soldi, non quando i figli saranno sistemati, non quando la situazione sarà perfetta. Questo momento, mentre ascolti queste parole, mentre il tuo cuore batte nel petto, mentre il tempo scorre inesorabile, questo è il tuo momento. C'è un periodo nella vita di ogni persona in cui l'anima inizia a fare rumore, un'inquietudine che non puoi più ignorare. Una voce che sussurra e poi urla: non sei nato per questo. Quella voce non è il tuo nemico, è il tuo salvatore, è la tua coscienza che si ribella contro la morte lenta della routine. Ma tu cosa fai? Accendi la televisione,
prendi il telefono, cerchi distrazioni, qualsiasi cosa pur di non sentire quella voce, perché quella voce ti sta chiedendo di essere coraggioso. E il coraggio costa lasciare andare quello che conosci per conquistare quello che non conosci. Troppi aspettano il momento perfetto, ma il momento perfetto è un mito creato dalle anime pigre per giustificare l'inazione. È una bugia che ti racconti per rimandare all'infinito. Marco Aurelio lo sapeva bene. Non rimandare a domani quello che puoi fare oggi, perché la morte non aspetta. La morte non aspetta. I tuoi sogni non aspettano. Le opportunità non aspettano. Quel lavoro che vorresti, quella persona che ameresti conoscere, quel progetto che ti fa vibrare il cuore, non stanno lì ad aspettarti per sempre. Hanno una scadenza e ogni giorno che passa, quella scadenza si avvicina. Il momento giusto è sempre adesso, anche se tremi come una foglia, anche se non hai tutte le risposte, anche se tutti ti dicono che sei pazzo, soprattutto se tutti ti dicono che sei pazzo. Perché quando tutti ti dicono che sei pazzo, probabilmente stai per fare qualcosa di straordinario. C'è una verità ancor più dolorosa, quella decisione che stai rimandando da mesi, da anni, quella conversazione difficile, quel sogno che hai messo nel cassetto coperto di polvere, non sta aspettando che tu sia pronto. Sta morendo un po' ogni giorno che passa, sta perdendo energia vitale, sta diventando sempre più difficile da rianimare. E qui c'è la parte che fa male davvero. Non stai solo uccidendo i tuoi sogni, stai uccidendo l'ispirazione di chi ti guarda, tuo figlio, tua figlia, quel collega che ti ammira in silenzio, quella persona che vede in te quello che tu non vedi. La tua mediocrità diventa il loro soffitto, la tua paura diventa il loro limite. Sai qual è la tragedia più grande? Non è morire, è arrivare alla fine e rendersi conto di non aver mai vissuto, di aver passato una vita intera a prepararsi per una partita che non hai mai giocato, a provare un discorso che non hai mai pronunciato, a sognare un amore che non hai mai dichiarato. Marco Aurelio scriveva: «La vita è breve. Il tempo che perdi dubitando di te stesso è tempo sottratto al diventare chi sei nato per essere. Ogni secondo che passi nell'indecisione è un secondo che la versione migliore di te non può esistere. È un secondo di potenziale non realizzato. Il momento perfetto non esiste perché tu sei quello che rende perfetto il momento. Non sono le circostanze, non è la situazione. Sei tu, la tua decisione, il tuo coraggio, la tua volontà di dire basta, da oggi tutto cambia. Chiudi gli occhi, immaginati tra 10 anni, sei seduto da qualche parte e qualcuno ti chiede qual è il tuo più grande rimpianto. Se dovessi rispondere basandoti sulla vita che stai vivendo ora, cosa diresti? Ora apri gli occhi e scrivi quella risposta. Quella è la cosa che devi cambiare. Oggi, non domani. Aspetta, prima di prendere quel passo, c'è qualcosa di fondamentale che devi capire sulla natura del coraggio. La filosofia del guerriero stoico. Epitteto diceva: non dire che non hai tempo. Hai esattamente le stesse ore al giorno che avevano Michelangelo, Leonardo da Vinci e tutti i grandi della storia. La verità è ancora più scomoda. Non è questione di tempo, è questione di priorità. E le tue priorità rivelano chi sei veramente. Essere stoici non significa essere passivi, significa essere selettivi. Selettivi con la tua energia come un bisturi, selettivo con le tue emozioni come un faro nella nebbia, selettivo con le persone che fai entrare nel tuo cerchio come un guardiano del tempio della tua anima. Il guerriero stoico sa una cosa che hai dimenticato: non puoi controllare quello che ti succede, ma puoi controllare come rispondi. E la tua risposta determina tutto. La tua risposta è il tuo destino. Non quello che ti accade, ma come scegli di interpretarlo, di affrontarlo, di usarlo come trampolino invece che come pietra tombale. Marco Aurelio combatteva guerre feroci sui confini dell'impero mentre scriveva le sue Meditazioni. Nemici alle porte, tradimenti alle spalle, la pressione di governare il mondo conosciuto. Non aveva tempo per il lusso della paura, non aveva tempo per i dubbi paralizzanti. Aveva solo una scelta: agire con virtù o morire con rimpianti. Tu non stai combattendo barbari ai confini dell'impero, stai combattendo una guerra più difficile,
quella contro la versione mediocre di te stesso, quella versione che sussurra ogni mattina «Non sei capace, è troppo rischioso, cosa penseranno gli altri? Chi ti credi di essere? Quella voce non è la tua, è il fantasma di ogni opportunità mancata. È la somma di tutte le tue paure che si sono organizzate in un esercito contro la tua grandezza. Seneca ti ricorda: ogni uomo è tanto misero quanto si crede. Se ti vedi mediocre, diventi mediocre. Se ti vedi potente, diventi potente. Se ti vedi come una vittima, diventi una vittima. Se ti vedi come un guerriero, diventi un guerriero. La percezione precede la realtà, sempre. Il passo che tutti temono è l'atto più stoico che esista. Scegliere la virtù del coraggio invece del vizio della paura. Scegliere la crescita invece della sicurezza. Scegliere di essere un protagonista invece che uno spettatore della tua esistenza. Essere un guerriero stoico significa anche accettare una verità scomoda. Dovrai camminare da solo. I guerrieri non viaggiano in gruppo, non cercano consenso, non aspettano che qualcuno dica loro se stanno facendo la cosa giusta. Sanno dentro di sé quando è il momento di agire. Marco Aurelio scriveva nei suoi diari privati: «Al mattino, quando ti svegli, di a te stesso: le persone che incontrerò oggi saranno invadenti, ingrate, arroganti, disoneste, gelose e scontrose». Non perché fosse cinico, ma perché era preparato. Sapeva che la grandezza disturba le masse. Il guerriero stoico non si aspetta applausi. Sa che spesso il coraggio viene scambiato per follia. Sa che l'innovazione viene chiamata ribellione. Sa che chi esce dal gregge viene prima criticato, poi ignorato, poi combattuto e solo alla fine riconosciuto. Non fa le cose per il riconoscimento, le fa perché sono giuste. Epitteto, nato schiavo, capì che la vera libertà non è fare quello che vuoi, ma volere quello che fai. Non è l'assenza di ostacoli, ma la capacità di trasformare ogni ostacolo in una strada. Non è evitare il dolore, ma usare il dolore come carburante per la trasformazione. La disciplina stoica non è autopunizione, è autoliberazione. Ogni volta che scegli il difficile invece del facile, stai votando per la versione più forte di te stesso. Ogni volta che scegli il vero invece del conveniente, stai costruendo un carattere indistruttibile. Per i prossimi 7 giorni, ogni volta che devi prendere una decisione, dal cosa mangiare a come rispondere a un'email, chiediti: cosa farebbe la versione più coraggiosa di me? E poi fai quella cosa, non importa quanto piccola. Il coraggio si allena con la pratica quotidiana, non con i grandi gesti sporadici. C'è un prezzo per tutto questo, un prezzo che pochissimi sono disposti a pagare. E quando lo scoprirai, capirai perché così pochi osano davvero. Il prezzo della grandezza. Seneca perse tutto 2 volte nella sua vita. La prima volta per un capriccio politico, la seconda per aver sfidato un imperatore pazzo. E 2 volte ricostruì tutto da zero, non perché fosse masochista, ma perché aveva capito una verità devastante. La grandezza ha sempre un prezzo, e quel prezzo va pagato in anticipo, senza garanzie, senza ricevute. Vuoi sapere qual è il vero prezzo della grandezza? Non sono i soldi che potresti perdere, non è nemmeno il tempo che devi investire, è qualcosa di molto più costoso, è la solitudine, è essere incompreso, è camminare da solo su un sentiero che gli altri non vedono nemmeno, figuriamoci percorrere. Quando decidi di uscire dalla massa, la massa non ti perdona. È come tradire un patto segreto di mediocrità collettiva. Ti criticherà con la ferocia di chi si sente giudicato dalla tua audacia. Ti saboterà con la sottile violenza di chi ha rinunciato ai propri sogni. Ti ricorderà ossessivamente chi eri per impedirti di diventare chi stai diventando. Epitteto lo chiamava l'opposizione del mondo mediocre. È una forza invisibile ma potentissima. È il peso di 1000 piccole voci che ti sussurrano: chi ti credi di essere? Da dove viene tutta questa sicurezza? Prima eri più umile, prima eri più simpatico, prima eri più normale. Quelle stesse persone che oggi ti criticano, domani ti invidieranno. Quelle stesse voci che oggi ti dicono non puoi farcela, domani chiederanno come hai fatto.
Quelle stesse persone che oggi ti ignorano, domani faranno finta di essere sempre state al tuo fianco. Marco Aurelio scriveva: «È sciocco aspettarsi che i malvagi non commettano azioni malvagie. È altrettanto sciocco aspettarsi che le persone mediocri supportino i tuoi grandi sogni. Non è cattiveria, è natura umana. Il tuo successo è lo specchio della loro rinuncia. Il passo che tutti temono ti separa automaticamente dalla mediocrità. E la mediocrità non ama la compagnia che se ne va. Ti farà sentire in colpa per aver osato di più. Ti farà dubitare delle tue scelte. Ti prometterà sicurezza e appartenenza in cambio dei tuoi sogni più selvaggi. C'è un prezzo ancor più alto. Dovrai dire addio a versioni di te stesso che pensavi fossero permanenti. Dovrai uccidere l'identità che ti ha protetto fino a oggi. Dovrai smettere di essere la vittima, il povero, lo sfortunato, l'incompreso. Dovrai assumerti la responsabilità completa della tua vita. E questo terrorizza, perché essere una vittima ha dei vantaggi nascosti. Ti dà una scusa per non provarci. Ti dà compassione senza sforzo. Ti permette di vivere una vita mediocre sentendoti giustificato. Ma il momento in cui fai quel passo coraggioso, quei vantaggi spariscono. Devi produrti il rispetto, devi guadagnarti l'ammirazione, devi dimostrare ogni giorno di meritare quello che hai. La grandezza è solitaria perché richiede standard che la maggior parte delle persone non è disposta a mantenere. Richiede dire no a molte cose buone per dire sì a poche cose straordinarie. Richiede disciplina quando gli altri si rilassano. Richiede studio quando gli altri si divertono. Richiede sacrificio quando gli altri si risparmiano. Seneca lo spiegava così: il prezzo della libertà è la responsabilità eterna. Il prezzo della grandezza è la crescita eterna. Non puoi mai fermarti. Non puoi mai adagiarti. Non puoi mai dire: ora basta, ho fatto abbastanza. Perché la grandezza non è una destinazione, è un modo di viaggiare. Ecco il paradosso. Più paghi questo prezzo, più diventa facile pagarlo. Come un muscolo che si rafforza con l'uso, come un carattere che si tempra nel fuoco. Ogni volta che scegli la crescita invece del comfort, quella scelta diventa più naturale. Ogni volta che scegli il coraggio invece della paura, il coraggio diventa la tua nuova normalità. Scrivi una lettera alla versione di te di un anno fa. Spiegagli tutte le paure che dovrai affrontare per diventare chi vuoi essere. Poi scrivi una lettera alla versione di te di un anno nel futuro, ringraziandolo per aver pagato quel prezzo. Senti la differenza. Senti come il dolore di oggi diventa la forza di domani. C'è un'ultima verità sul prezzo della grandezza. Una verità che, quando la capirai, cambierà per sempre il modo in cui vedi il tuo scopo in questa vita. L'eredità che lasci. Marco Aurelio era l'uomo più potente del mondo conosciuto. I suoi ordini muovevano eserciti. Le sue decisioni cambiavano il destino delle nazioni. La sua parola era legge per milioni di persone. Eppure ogni sera, nella solitudine della sua tenda, si chiedeva una sola cosa. Ho vissuto questo giorno in modo da essere orgoglioso di me stesso. Non ho impressionato qualcuno. Non ho fatto colpo sui senatori. Ma sono stato fedele a chi sono veramente? Questa è la domanda che ti cambierà la vita se avrai il coraggio di fartela ogni sera. Non cosa hanno pensato gli altri di me, ma cosa penso io di me. Non ho fatto quello che era facile, ma ho fatto quello che era giusto. Non ho evitato il dolore, ma ho scelto la crescita. Alla fine della tua vita, quando sarai su quel letto che non vorresti mai vedere, quando il tempo sarà finito e le possibilità esaurite, cosa conterà davvero? I giudizi di persone che neanche ricordi più? I soldi che non hai rischiato per paura di perderli? Le opportunità che hai lasciato passare perché il momento non sembrava perfetto? No. Conterà una sola cosa: se hai avuto il coraggio di essere te stesso fino in fondo, se hai fatto quel passo che tutti temevano, se hai vissuto la tua verità o hai passato una vita a interpretare un personaggio scritto da altri. Seneca, quando fu costretto al suicidio da Nerone, morì come aveva vissuto, con dignità, senza rimpianti, senza suppliche, sapendo di aver dato tutto quello che aveva da dare. L'ultima cosa che disse ai suoi discepoli fu: «Ho vissuto abbastanza a lungo,
Ho vissuto pienamente. Non ho sprecato nemmeno un giorno. Tu puoi dire la stessa cosa, o stai vivendo una vita a metà, sempre in attesa del momento giusto che non arriverà mai, sempre in preparazione per una partita che continui a rimandare, sempre in prova per uno spettacolo che non vai mai in scena. La tua eredità non sono i beni materiali che lascerai, non sono nemmeno i successi che otterrai. La tua eredità è il coraggio che trasmetterai. I tuoi figli non erediteranno le tue paure, se scegli di non trasmettergliele. Erediteranno il tuo coraggio, non erediteranno i tuoi dubbi, se scegli di combatterli. Erediteranno la tua determinazione. Ogni volta che scegli la paura invece del coraggio, stai scrivendo il copione della vita dei tuoi figli. Ogni volta che rimandi una decisione importante, stai insegnando loro che rimandare è normale. Ogni volta che accetti una vita mediocre, stai mostrando loro che la mediocrità è accettabile. Ma ogni volta che fai quel passo coraggioso, stai spezzando catene generazionali. Stai dimostrando che si può. Stai scrivendo una storia diversa per la tua famiglia. Stai diventando l'antenato di cui i tuoi pronipoti saranno orgogliosi, anche se non ti conosceranno mai. Quel passo che stai rimandando non riguarda solo te, riguarda generazioni, riguarda spezzare schemi che hanno tenuto prigioniera la tua famiglia per decenni, riguarda diventare il primo della tua stirpe a dire «Basta, da me in poi tutto cambia». Epitteto, che nacque schiavo e morì maestro di imperatori, disse «Nessuno può farti del male senza il tuo consenso. Nessuno può impedirti di essere grande senza il tuo consenso. Nessuno può rubarti i sogni senza che tu gli consegni le chiavi del tuo cuore. La tua vita non è solo tua, è un dono che fai al mondo. Ogni giorno che vivi al di sotto del tuo potenziale, stai privando l'umanità di quello che potresti dare. Ogni talento che non sviluppi, ogni idea che non realizzi, ogni sogno che non insegui, è un regalo che il mondo non riceverà mai. Marco Aurelio scriveva: «Quello che non è utile all'alveare non può essere utile all'ape». Tu fai parte di un alveare più grande, la tua famiglia, la tua comunità, l'umanità intera. Il tuo successo non è egoismo, è servizio. La tua grandezza non è vanità, è responsabilità. Il passo che tutti temono è semplice nella sua complessità, è terrificante nella sua semplicità. È decidere che da oggi, in questo momento preciso, smetterai di tradire te stesso, smetterai di scegliere la paura invece della fiducia, smetterai di rimandare la tua grandezza a un domani che potrebbe non arrivare mai. Scrivi la tua autobiografia come se la stessi leggendo al tuo funerale. Scrivila in 2 versioni. Una è la vita che stai vivendo ora, l'altra è la vita che vivresti se facessi quel passo coraggioso oggi. Quale delle 2 vorresti che fosse letta? Quella è la vita che devi iniziare a vivere da domani mattina, perché la verità è questa: quel passo non cambierà solo la tua vita, cambierà il mondo, una persona coraggiosa alla volta, un passo coraggioso alla volta, una decisione coraggiosa alla volta. E tu, proprio tu che stai ascoltando queste parole in questo momento preciso della storia, sei quella persona. È arrivato il tuo momento, è arrivato il tuo turno, è arrivata la tua chiamata. Fai quel passo. Il mondo sta aspettando di vedere chi diventerai dall'altra parte. E ti prometto che quando lo farai, quando attraverserai quel ponte di fuoco, quando emergerai dalla tua crisalide di paura, non riconoscerai più la persona che eri, perché dall'altra parte non c'è solo una vita diversa, c'è una persona diversa. Una persona che i tuoi vecchi amici chiameranno cambiato, ma che tu chiamerai finalmente libero. Una persona che guarda indietro alla versione precedente di sé con compassione ma senza nostalgia. Una persona che sa che ogni cicatrice è stata necessaria, ogni caduta è stata formativa, ogni paura è stata un maestro travestito. Quella persona sei tu, sei sempre stato tu. Stavi solo aspettando il momento giusto per nascere. Il momento è adesso, il passo è davanti a te, il coraggio è dentro di te. Tutto quello che devi fare è muovere il piede. Se hai trovato valore in queste parole, ti piacerà uno di questi video.